Buongiorno, ciao Giulia Maria, è un piacere averti con te qua oggi. Piacere è tutto mio, davvero. Grazie per questo invito. Allora, Giulia Maria è la CEO, adesso guardo per piacere perché non voglio confondermi e voglio assicurarmi di dire giusta, della multinazionale italiana Boldrocchi APC, no? Cioè la CEO e filiale Allora, americana. la società si chiama Boldrocchi, che è il nome di famiglia dell'owner, e la filiale americana è Boldrocchi APC, quindi io sono CEO di Boldrocchi APC, che è la filiale americana. Quindi puoi dire CEO di Boldrocchi APC, sede americana della multinazionale di proprietà italiana Boldrocchi. Secondo me così dici tutto. Un po' complicato, ma dici tutto. Esatto, grazie, grazie. E ogni volta che parliamo ti chiedo la stessa cosa perché poi nel mondo dell'ingegneria e il manufacturing e fanno questi macchinari enormi e quindi è tutto molto affascinante e anche tutta questa parte della produzione italiana, ma che è un'azienda che va in tutto il mondo, una delle grandi Made in Italy che è sempre è un brand troppo bello, no? E di quelle Verissimo, sono troppo verissimo. fighe. E Molto. devo dire che è un Made in Italy che viene percepito nel mondo industriale a livello globale, perché di solito quando uno pensa al Made in Italy va subito a fashion, foods. In realtà l'ingegneria meccanica, la manifattura italiana di componenti meccaniche che devono essere lavorate con precisione è assolutamente riconosciuta come qualità. Quindi Concordo. Il mio papà, che oggi ha 93, quasi 94 anni, che va per il terzo pacemaker, è made in Italy. E la prima cosa che ha detto lui quando gli hanno fatto vedere il suo pacemaker, ha detto, ah, è made in Italy, ok, allora sì, a posto, è buono. Troppo bello, è vero. fantastico, fantastico. Andava Troppo. registrato e utilizzato come spot. È vero, hai ragione, hai ragione. Allora, cominciamo da una domanda che è abbastanza... Allora, un paio di cose. Una donna CEO nel mondo del mondo del manufacturing, ovviamente. Tu di professione hai studiato ingegneria idraulica, no? Quindi evidentemente sei dove sei, evidentemente, e secondo me poi adesso me lo dirai tu, sei qui oggi perché sei partita da studiare e fare qualcosa che ti appassionava, no? Sicuramente, sì. E quindi come questa tua passione e come, qui parliamo di female leadership, no? Quindi come hai fatto, come ti sei evoluta nella tua leadership per arrivare a avere questo ruolo così importante, Giulia Maria? Ma diciamo che le strade sono state due in un certo senso, perché non puoi arrivare ad avere posizioni, diciamo, con un certo livello di responsabilità all'interno dell'azienda se non porti con te, soprattutto nel nostro settore, un bagaglio tecnico di esperienza diretta sui progetti che ti venga riconosciuto dalle persone. E quindi tanto lavoro negli anni per continuare a studiare anche oltre il termine degli studi superiori in ingegneria, per continuare ad imparare a conoscere i prodotti delle società per le quali ho lavorato e capirne gli aspetti tecnici più di dettaglio. Questo è stato un passaggio necessario e direi che è necessario per tutti, un po' in tutti i settori. Il passaggio in più è stato forse un'evoluzione mia che si associa un po' anche al fatto di essere donna in un mondo maschile fin dall'università, ma poi ancora di più forse proprio nell'industria, perché noi serviamo gli impianti industriali pesanti, quindi le acciaierie, i cementifici, il petrolchimico, che sono veramente mondi molto maschili, molto maschili. Esatto. E dicevo, e lì secondo me c'è stata un po' anche un'evoluzione per me, perché guarda, ti racconto questo aspetto che a rivederlo adesso mi fa molto sorridere, ma a 24 anni quando ho iniziato a lavorare ero proprio, diciamo, avevo quel senso di a volte anche un po' di insicurezza nell'affrontare questo mondo. Intanto non nella lingua madre, perché comunque nel business come minimo è l'inglese o la lingua del cliente.
tante cose da imparare e avere di fronte sempre degli uomini che ogni volta che mi presentavo in riunione, anche quando ero in posizioni junior, quindi comunque in posizioni in affiancamento a qualcun altro, levavano sempre il sopracciglio. Quindi, ma questa cosa ci fa qui? È qui a prendere gli appunti perché è la segretaria. Quando poi ero io a fare la presentazione, a discutere, vedevo che si generava sempre un po' come dire, erano quasi spaesati, no? Ecco, esatto. C'era questo strabismo di dire ma com'è possibile? E all'inizio, per affrontare questa cosa, mi travestivo, nel senso che mi vestivo con questi completi serissimi, sempre con questi ponytails, con gli occhiali, quindi cercando proprio in un qualche modo di mascherare la femminilità, no? Poi questa cosa con gli anni è passata e ho capito, anche attraverso le esperienze, sicuramente anche acquisendo un po' di sicurezza in me stessa, che in realtà era un punto di forza, quindi in realtà il fatto di far vedere me stessa, anche in quanto donna, ma in primis come persona, quindi con qualche barriera in meno, creava proprio un canale anche migliore di comunicazione e anzi talvolta generava una maggiore soddisfazione da parte della controparte, del cliente, perché quasi, come dire, mi vedeva più vera, cioè più reale, no? Quindi anche più vicino a loro, quindi nell'atto in cui stai vendendo un progetto tecnico, stai vendendo delle soluzioni di ingegneria, ma poter avere la certezza che la persona che hai di fronte è vera, dà anche più credibilità al progetto che stai portando, perché è come se stessi veramente raccontando ciò che senti tu. Quindi ecco, questo è stato secondo me un passaggio, non è stato immediato, ho impiegato sicuramente qualche anno per realizzare questo mio essere, però ha decisamente cambiato il mio modo di rapportarmi ai clienti prima, ma poi ovviamente anche ai colleghi e poi crescendo nelle responsabilità ai collaboratori. Quindi questo essere me, nel bene o nel male, a chi piace e a chi non piace, però è quello che l'ha reso più diciamo, il passaggio più importante, ecco. Grazie, molto, molto bello questo ed esattamente di cosa parla il human leadership, no? Perché l'essere human, cioè, come hai detto tu, cioè una volta che sei stata più te, più naturale, più autentica e le persone hanno visto la persona, non il personaggio, si sono sentite più a loro agio. Prima, in una delle nostre chiacchierate, parlavamo perché noi ci perdiamo sempre su vari fronti, no? Perché questa tematica ci affascina, ma parlavi di come adesso sta cambiando questa cosa e come questo adesso in Italia stiamo un po' passando la parte peggiore del Covid e del lockdown e come si parla molto più di questa tematica. Prima si sapeva ma non si faceva, non si era toccata, non era tanto tangibile come adesso. Quindi come vedi adesso il futuro, il presente in realtà, in realtà come e a livello work-life balance direi, no? Perché cioè non solo per te, ma anche per i tuoi collaboratori, per il tuo team. Quali pensi che saranno le nuove best practices, per esempio, dopo queste consapevolezze? Dici molto bene che con questo evento Covid ci ha proprio spostato i punti di riferimento che avevamo in ambito lavorativo e in qualche modo ha creato un disequilibrio anche nelle persone, nel senso che siamo stati forzati al lavoro in remoto, forzati a stare lontano dalle persone che frequentavamo tutti i giorni, in questo senso dai colleghi, dai collaboratori, dai nostri capi, dai nostri clienti. Quindi c'è stato proprio, di colpo siamo finiti nel rettangolo, no? Che è questa finestra attraverso la quale... Tutti digital, da un giorno all'altro. E attraverso questo è passato tutta la nostra vita, no? In questi mesi ancora sta continuando in questa direzione, seppur in modo un po' più moderato, però anche in una certa misura anche
i rapporti privati, le amicizie, le famiglie, insomma siamo proprio stati tutti di colpo catapultati in questa situazione. E io credo che da un lato sia servita per realizzare, intanto è cambiato, cioè era lo stesso strumento che utilizzavamo sia per le comunicazioni personali che per le comunicazioni professionali, perché sempre Zoom o Skype, insomma queste piattaforme, ma tanto per chiamare mamma come per parlare con i colleghi. Il fatto di essere in un ambiente in casa, quindi magari anche vestito un po' più casual, insomma ha portato le persone, pur essendo lontane, ad avvicinarsi. Io ho notato anche una differenza proprio nel registro di comunicazione, non tanto solo con i colleghi, che forse è la parte più facile, ma anche nei confronti dei clienti. Quindi anche riunioni che normalmente si sarebbero tenute all'interno di una sala riunioni con il tavolone e 20 persone attorno al tavolo, ecco, queste sono cambiate, sono diventate tante finestrelle sullo schermo, ma ho visto in qualche modo, proprio anche grazie all'utilizzo del video sicuramente rispetto ad una pura call solo di voce, ho visto comunque le persone avvicinarsi. E perché è successo questo? Perché secondo me in fondo c'era un bisogno. Cioè si parte sempre alla fine, alla base di tutto, c'è il bisogno di comunicare con le persone e anche di comunicare quello che le persone stanno sentendo in quel momento. E questo l'abbiamo vissuto tutti, ovviamente ognuno ha reagito in modo diverso, però ne avevamo ancora più bisogno. E secondo me ora, anche ora, nonostante sicuramente siamo in una fase, almeno quantomeno in Europa, siamo in una fase lievemente più positiva rispetto a quella che abbiamo vissuto in primavera, e ci auguriamo che, diciamo, che vada avanti così. Speriamo, però ha fatto sì che le persone si rendano conto che c'è questo bisogno. Ecco, che nel momento in cui se ne rendono conto le persone come singoli individui, automaticamente se ne rendono conto le aziende. E quindi diventa un tema non più da mettere in secondo piano, da delegare all'HR che si occupa della soddisfazione del dipendente facendo il questionario, ma diventa un tema un po' più sentito, veramente sentito, perché tutti noi l'abbiamo provato in prima persona. E questo, secondo me, oltre al fatto che se ne parla molto, sarà poi necessario provare ad esercitarsi anche proprio nei gruppi di lavoro a capirle queste cose, perché tante volte, dicevamo forse anche in un'altra situazione, tante volte abbiamo solo dobbiamo riconoscere certi segnali, cioè i segnali che vengono da noi stessi oppure vengono dai nostri collaboratori. A volte sono segnali debolissimi, a volte sono segnali di insoddisfazione, insomma una forma di disagio emotivo, che nella maggior parte dei casi è segnale che c'è una mancanza, quindi che c'è un bisogno che dobbiamo andare a capire, a volte noi stessi in autonomia, ma a volte assieme alla persona. Ecco, e questo è un esercizio a tutti gli effetti, perché è un'abitudine a cui sicuramente i manager non erano stati né abituati né formati, quindi tanti dei nostri manager, non parlo dico in generale delle nostre aziende italiane, sono sempre stati orientati a obiettivi e risultato, che è ovviamente innegabile ed importantissimo, però in questa fase credo che si debba avviare un pochino anche questo progetto che poi è quello che tu sposi come primo argomento di Human Leadership. Sì, lo adoro, grazie, esatto. E tu invece, tu come fai a tenerti centrata e allineata? Perché questa è una domanda che io faccio spesso, no? I leader, più si sale, più lonely it gets, no? Più uno si sente solo, più si fa fatica a confrontarsi. Se si ha una base solida di famiglia, poi tu sei anche mamma, sei felicemente sposata, è mamma di una piccola, e quindi anche lì è una questione di tempo, di essere centrati, e poi siete in diverse parti dell'Italia, parlavamo prima, no? Cioè,
siete in tutta la Lombardia, da Reggio Emilia, vabbè, anche Piemonte con Torino, Pavia. E quindi questa centratura è fondamentale, cioè questa è alla base della human leadership. Cioè, se io non mi sento, se non sono autenticamente centrata, solida emotivamente, con i soliti ups and downs ovviamente, perché non siamo sempre e solide, però forti emotivamente, allora noi riusciamo a gestire le sfide che arrivano e a esserci per i nostri collaboratori, no? Quindi qual è la tua formula magica per tenerti centrata ed emotivamente solida, Giulia Maria? Difficile dire, non so se esiste una formula, posso dire sicuramente che cosa ha funzionato Sì. per me. Il fatto di mettere impegno in ciò che ho costruito, tanto sul fronte lavorativo quanto sul fronte personale, quindi sicuramente con mio marito, con la mia famiglia, le nostre famiglie d'origine e anche con mia figlia, cioè l'esserci nel momento in cui stai facendo qualcosa fa sì che nel momento in cui non la fai più, quindi sono in questo momento con la mia bambina, sono concentrata, le dedico attenzione, fa sì che poi nel momento in cui sei occupata nella tua professione non abbia quel senso di non dare abbastanza ai figli, al marito, ai genitori. Quindi l'essere presente e attento nel momento in cui si è insieme aiuta proprio, a mio avviso, ha aiutato sicuramente me a rendermi a pieno, cioè a soddisfare, a darmi quel senso di pienezza e di presenza che poi mi dà la forza. Ed è la stessa cosa che facciamo o dovremmo fare in ambito professionale, perché esserci con la testa nel momento in cui si affrontano i problemi, le situazioni lavorative, fa sì che nel momento in cui stacco, io so di aver dato tutto in quel momento. Non ero al lavoro e intanto pensavo che dovevo organizzare l'aperitivo con gli amici. Ero lì, ero presente, ero lucida e ho fatto quello che dovevo fare. Di modo che poi quando stacchi non hai quel senso del forse avrei dovuto fare di più, forse potevo affrontarlo diversamente. Ecco, quindi questo che poi è quello che alcuni dicono, no, l'equilibrio tra il lavoro e la vita privata deve essere equilibrato in entrambi i casi. Ecco, a volte si eccede nel dire il lavoro non mi deve portare via troppo dalla vita privata. No, ma anche la vita privata non ti deve distogliere troppo dalla tua concentrazione in ambito lavorativo. Quindi ecco, questo sicuramente è stato uno dei passaggi che mi ha permesso forse di costruire delle basi solide. Quindi poi quando hai le basi solide e senti di essere, come dici tu, centrato, in equilibrio, poi tutto il resto viene da sé, quindi anche le difficoltà che incontreremo necessariamente nel corso della nostra vita, sia sul fronte personale che sul fronte professionale, siamo forse più pronti a riceverle proprio perché ci sentiamo un po' più forti, ecco. Quindi questo credo che sia stato un po' il mio percorso. Che belle parole che hai usato, grazie, la pienezza e la presenza, bellissime queste parole, effettivamente, cioè esatto, quando hai nominato ovviamente il lavoro, hai nominato anche la famiglia, ma anche l'aperitivo con gli amici, perché quella pienezza appunto è fatta da tanti piccoli pezzi di gioia, di completezza a sé, cioè no? Tanti pezzi di 100 fanno milioni, no? E questo è bellissimo, cioè che quando entri a casa non guardi più le mail di lavoro, anche se adesso si sta a casa, ma diciamo, no? Cioè che uno si dà un orario, no? Ok, alle 7 sta col cellulare, alle 6 sta col cellulare. Questa cosa è bella, esatto, la presenza. E la presenza si sente. Una persona, quando stai parlando con una persona, no? Lo senti immediatamente quando c'è con te o quando non c'è con te. Certo. Sì, perché poi è il meccanismo poi che va sul tema dell'ascolto anche. Se non sei presente, non ascolti. E ancora una volta, mi riallaccio a quello che abbiamo detto prima, non riesci neanche ad accorgerti di quei segnali, a volte veramente molto deboli, che arrivano dai collaboratori, dai tuoi figli, da tuo marito, che indicano quel disagio emotivo che poi può portare ad avere poi diciamo
dei problemi maggiori, se non comunicato, di risoluzione, insomma, con più difficoltà per risolverli. Quindi. Esatto, e qua bisognerebbe prendere l'uscita della comunicazione, perché effettivamente il minuto che uno sente che non c'è quella connessione perché è mancato l'ascolto, che è normale, però riportare alla presenza, no? Questa attenzione, questo intento. Grazie mille. Io andrei avanti con te per tanto tempo, ovviamente, come ben sai, perché mi piace moltissimo. Ma andiamo a questo gioco che piace fare a me, questa domanda e risposta. Ti faccio una domanda che ci mettiamo tutti su un screen e così mi rispondi di pancia, ok? Ti va bene? Proviamo. Partiamo, esatto, tic 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 con il tempo, no? Come nei giochi. Esatto. Allora, Italia. Patria. Mondo. Mondo, vita, nel senso di è dove ho vissuto. Manufacturing. Il quotidiano. Leadership. Il mio obiettivo. Human leadership. Un desiderio, perché non si può mai essere certi di aver raggiunto quello come obiettivo. Cioè la leadership in un qualche modo è più misurabile, e invece la human leadership non è qualcosa che puoi misurare tu, è qualcosa che forse può esserti riconosciuto dagli altri, ma non è così scontato, ecco. E le prossime generazioni? Entusiasmo per quello che ci possono dare, perché sono da formare, perché avranno un modo diverso di vedere il mondo rispetto a noi, quindi entusiasmo, decisamente. Donne, una sfida, ancora, oggi. Meno forse di qualche tempo fa, ma ancora una sfida. Uomini? Dei compagni, perché la sfida delle donne non può essere vinta dalle donne da sole, deve essere fatta con la sinergia con i colleghi dell'altro sesso. Concordo. E crisi? Crisi la dobbiamo superare, c'è adesso, la percepiamo, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma la crisi ci ha spaventato, però dobbiamo cercare di vederlo con l'ottica la devo superare, deve esserci proprio questa percezione, a mio avviso. E il futuro? E il futuro è azzurro. Quando mi dicono futuro, a me viene sempre in mente questo cielo azzurro brillante, come abbiamo avuto nei giorni scorsi, no? Bellissimo. È incerto, lo dicono tutti, poi sono stufa di sentire questo futuro incerto, questo mondo fluido. È vero, è tutto vero, però se non pensi al futuro come un qualcosa di positivo, non hai più la prospettiva, non hai neanche più le energie per poter fare le cose. Quindi. Giusto. E poi il cielo azzurro c'è sempre la metafora, no? Che anche quando piove, oggi un giorno è abbastanza... Hai ragione. Dietro c'è sempre il cielo azzurro, quindi mi piace molto chiudere così questa interview con te, e Giulia Maria, grazie mille. Pensiamo tutti a questo cielo azzurro che è sempre lì, che arriva sempre no matter what, rain or shine, come si dice, è sempre lì il cielo azzurro. Quindi grazie mille, ti auguro tantissime belle cose, che tu vada avanti a ispirare tante persone con questa tua energia che è così bella e positiva. Grazie mille. Grazie Nancy, grazie a te. Ciao.